Basically, the day I started, I could hang the handlebar, but I couldn't stand. The 2 days before, I had an inflammation to the shoulder. Plus, on Saturday evening, I couldn't sleep. I haven't slept at all. Zero. I started with 0 hour of sleep. I had plans to race it, but I couldn't. And during the night, I took the phone and I read a message. A friend of mine crashed 5 hours before and died with a motorcycle in Como. I'm from Como, Lake Como. So I said, okay, I'll do it. Let's see how it goes. And in the worst case, I'll scratch. Giugno 2026, sono al porto di Pasaia, sono le 6:15 e sto per partire per la Transpirenee. Qui a lato alle 7 partirà il primo traghetto che ci porterà dall'altra parte. Dal lato opposto c'è la partenza ufficiale. Non ho dormito, c'era una festa vicino all'hotel e non ho chiuso occhio, e oggi è il mio compleanno. Dai che ci siamo, sono le 7:54, sicuramente non partiremo puntuali perché c'è ancora gente che sta attraversando dall'altra parte col ferry. Se dovessi rifarlo non ci penserei 2 volte a fare qualche chilometro in più ed arrivare qua direttamente. Comunque partenza è prevista per le 8, vediamo a che ora si parte, non c'è fretta. Soglia delle 4 ore, circa un'ottantina di chilometri, quasi 2000 metri di dislivello. C'è un umido incredibile, tutto bagnato per terra. Abbiamo beccato un po' d'acqua, nuvole dappertutto. Adesso sto entrando di nuovo in mezzo alle nuvole. Il paesaggio, devo essere sincero, ho visto poco perché è tutto così. Adesso qui si vede un po', ma prima tutto completamente nelle nuvole. Comunque per adesso sta andando. Ho un dolore al braccio. Otsondo, 600 metri sul livello del mare, sempre con sta nebbia assurda. Aggiornamento, sono le 4, 150 km fatti a 4000 metri. Allora, sono un paio di salite che sono salite assassine, ma letteralmente 15-20%. Inizio a pensare di aver sbagliato bici, dovevo venire con la gravel e le ruote da strada. Strada pazzesca, ho chiesto a 2 agricoltori se avevano dell'acqua perché sono rimasto senza. Completamente bloccati per tormenta di pioggia istantanea. 6:25 del mattino, questa è la seconda giornata della Transpirenee. Per fortuna ieri abbiamo trovato rifugio qui, ho dormito qui, mi sono riposato perché ero veramente cotto e c'era un tempo mai visto. Siamo stati travolti da un temporale pazzesco, non era veramente praticabile. C'è adesso parecchia nebbia, ha smesso per fortuna di piovere, quindi adesso ho una quindicina di chilometri di discesa verso la Rao e poi cercherò di arrivare a Isaba. Ci vorrà un'oretta e mezza, 2 credo, per fare un po' di rifornimento. Condizioni veramente pessime, ragazzi, sono
sono già bagnato, nebbia, è tosta. Non lo so, vado, vediamo. Consiglio che ti posso dare se stai guardando questo video: valuta una gravel con ruote da strada. La situazione attuale non si vede un Stavo pensando che se mi chiederanno come ti sono sembrati i Pirenei, non so rispondere. Ecco. Col dell'Arrau. Per la prima volta in 24 ore vedo il sole. Tutto supermercatino a Isaba, prendendo di tutto. Porca, io ho appena spaccato un velotoze. Di nuovo nebbia, non si vede niente. Niente, quando siamo oltre i 1500 è nebbia totale. Fuori dalla nebbia di nuovo finalmente, quasi in vetta, manca meno di 1 chilometro. Situazione, non si vede un follia, siamo a 15 metri di visibilità. Fango all'inverosimile. Sosta fatta a Besù. Ho trovato per fortuna un ristorante che era aperto, non faceva da mangiare ma acqua e caffè senza problemi. Mangiare ne ho a sufficienza, ricaricato borracce, quindi sono a posto. Mi mancano 100 km per chiudere la giornata. Adesso ho una salita di 9 km, Col Marie Blanc. Speriamo che il tempo rega, perché mi è partito un velotoze, per cui se piglio acqua vuol dire scarpe bagnate. Colle conquistato. Passato la Run, ho iniziato il Col d'Aubisque, sono 17 km credo, e 1 migliaio di metri di dislivello. Dopo c'è parecchia discesa e più o meno in ancora 20 km arrivo alla mia destinazione per oggi. Speriamo che regga il tempo, vedo dei nuvoloni, ma speriamo che tenga. Blackout istantaneo, sono alle Haribo.
Tasso di umidità assurdo. Sto gocciolando e sono fermo. Vai che si ritorna nella nebbia. Crisi superata comunque, Sono mangiato mezzo pacchetto di Haribo e mi sono rimesso in bolla. Madonna ragazzi, comunque istantanea, una roba incredibile. You saved me, man. You saved me. Thanks a lot. I really appreciate it. Thank you very much. I forgot it on the bridge because I was filming myself. Yes, I look. What is this? Lucky you saw it, because otherwise I would have seen it like in 50 kilometers. Yeah, on the top. Yeah. Somewhere. Thanks a lot, really. Thank you. Arrivato a destinazione, sono le 8 spaccate. Giornata finita. Terzo giorno alla Transpyrénées, adesso Col de Tent. E poi abbiamo il Tourmalet. Oggi è giornata impegnativa. Mi sono fermato 2 minuti fa perché mi è finita l'antivento dentro la ruota. Mi si è bloccata la ruota di colpo. Salita verso il Col de Tent. Ancora 8 km più o meno. Paesaggio bellissimo, salita dura ed è solo la prima della giornata. Due chilometri alla cima, sono ormai a quota anche 2000 metri. Arrivato al Col de Tent, posto paradiso. Sono all'inizio del Tourmalet, 12:08, sto partendo proprio adesso dalla base. Mi sono fermato al Carrefour a prendere provviste, acqua, coca, caffè, tutto. Ho fatto quasi 40 minuti di pausa, ma erano doverosi perché comunque sono partito stamattina alle 6:30. Adesso mi fermo in un caffè a prendere appunto un caffè. Leggo nella chat del gruppo che ha un ragazzo che prima di salire al Col de Tent ha lasciato tutte le borse sotto un albero. Leggo che gli hanno rubato tutte le borse. La cosa assurda è che io avevo la stessa idea, che poi non ho applicato per forse pigrizia, e ho detto ma sì, fa niente, dai, ormai ce le ho su, me le tengo. E mi viene da dire per fortuna. Ha detto che l'ha lasciato sotto un albero, quindi è completamente senza robe personali. Qua siamo ancora neanche a metà del Tourmalet. Qua sta andando molto bene, è solo una salita infinita, a parte quello è tutto a posto. 5 km alla fine del Tourmalet, che è magnifico. Sono le 2:20, ecco, 4 km alla cima, pendenza media 8,5. Olè. 2 km scarsi dalla cima del Tourmalet, tornata la nebbia, sono avvolto nelle nuvole.
Colle del Tourmalet conquistato, arrivato in cima, nebbia pazzesca, mi sto un attimo riprendendo, non si vede niente. Beh, qua siamo a visibilità 5 metri. Salita al Col d'Aspen, appena finita in teoria, mortale. Un piccolo tratto gravel e poi un dritto a 15-20%. Sosta gelato, doverosa prima dell'ultima salita. Paesino bellino. Non ho idea di dove sono, però bello. Comunque sono in Francia. Stasera mi fermo a dormire in Spagna. Passata la soglia dei 522 km e 13.700 metri di dislivello su 29 ore pedalate. Ho appena scoperto che lei sta dormendo 4 ore per notte e io 7, quindi tecnicamente sta facendo più fatica lei. Ciao! Brevissimo aggiornamento, sono sull'ultima salita della giornata. Oggi giornata impegnativa, sono partito stamattina verso le 5:30, no 6:30, e mi manca credo tra un'oretta arrivo. Umidissimo tutto il giorno, chilometri percorsi 560, dopo dovrei chiudere con 580 oggi e 15.000 metri fatti. Stasera mi fermo a Bossost, bellissimo, ma veramente c'è un drone, che è lì il drone, così dal nulla. Col du Portillon, 1 chilometro alla cima al 9%. Transpirani, quarto giorno, sono le 6 del mattino, sto partendo e highlight di oggi c'è la parte gravel, 14 km, spero che poi funzioni tutto, che vada tutto bene. Dicono che è molto mountain bike, quindi vedremo un pochettino. Stanco, inizia a farsi sentire, stamattina ho fatto fatica ad alzarmi e gambe belle toste. La giornata di ieri è stata impegnativa, direi. Sto passando adesso Vieia e mi avvicino sempre di più al gravel, maledetto. Dai che forse abbiamo il sole. Looks like we are on an island. I Pirenei spiegati in breve. 200 metri fa, totalmente avvolti nella nebbia. Eccoci nel gravel. Comunque abbastanza fattibile, spero, mancano solo 13 km. Sono a metà, credo, della sezione gravel.
Per adesso tutto bene, dita incrociate. Comunque va bene, dai, è fattibile, bisogna fare un po' attenzione, c'è qualche pietra in giro, però è decente, dai, la strada è larga, è un po' una strada bianca estrema. Dai, finalmente una microforatura c'è stata su una salita dove avevano appena tagliato l'erba e chiaramente l'ha lasciata là, però vabbè, autoriparata. Pare ci sia un bar, per fortuna, perché sono senza acqua. Doverosa, mi sono sparato un hamburger col bacon fuori di testa. Esploso il caldo, ho fatto una sosta al supermercato a prendere acqua e una bottiglia di Powerade e adesso abbiamo un po' di salita prima dell'arrivo che sarà tra 2-3 ore. È volato anche il telefono, inizio a essere stanco. Mamma mia, oggi è dura, piedi disfati, non sento più le dita. Ho ancora una bella salita di 7-8 km, non lo so come la faccio. Giornata di oggi volge al termine, arrivato, mi manca l'ultima discesa e poi sono arrivato. Questa è la mia destinazione di oggi. 3:30 di notte, partito. Cerchiamo di fare una tirata unica fino all'arrivo, sono 300 km e 6.000 metri. Sette e mezza, quasi a Ripoll, 150 km alla fine. Oggi spingo un po' di più e il Garmin mi dice che arrivo alle 5:30. Ho mangiato lì e mancano 130 km. 100 km a traguardo e meno di 2000 metri. Adesso sono di nuovo in Francia, Pirenei orientali. Vento caldo, ho preso qualche rifornimento ancora, dovrei farcela adesso fino alla fine. Col du Bussel. Sono in Francia, salita di 8 km, 600 metri di livello, stecca del sole. Credo sia la penultima lunga. Vuoi non metterci un pezzo gravel a 50 km dalla fine?
Sono di nuovo in Spagna. Adesso ho un po' di discesa, vento alle spalle finalmente. Devo assolutamente trovare acqua, che sto finendo. 60 km alla fine. Penultimissima salita, leggera. Sono a Llobregat, zona industriale. Mi sono fermato per le borracce per l'ultima volta. Coca, cheesecake, posto bellissimo, era un bar next ospedale militare. Caldo assurdo. Considerazioni verso la fine. Si parte sempre un po' sottotono e quando poi arrivi alla fine, esperienza super. Comunque la soddisfazione che ti dà la bicicletta facendo una cosa del genere penso che difficilmente sia replicabile. Sono a 57 ore pedalate, 105 ore totali, 18.4 di media, 24.500 metri di dislivello che diventeranno 25.000, 1060 km percorsi. Mancano 40 km. Ragazzi, si è attivato il tracker che dice che ho finito perché ho passato l'ultimo control point in vetta, 4 giorni e 10 ore. Adesso sto andando verso l'arrivo a Llança, però il tempo si è fermato. Arriverò a 1200 km e 25.000 metri. Ho il vento completamente contro, sono a 15 all'ora in pianura. Quasi arrivato, finita completamente l'acqua, ho finito anche le ultime Haribo. Gli ultimi 2 giorni ne ho mangiate penso 3-4 pacchetti. Can I get in? Yes. All right, thanks. Welcome. Thank you. Thanks, man. Thank you. I was in doubt if starting or not because the 2 days before I had an inflammation to the shoulder. So basically the day I started I could hang the handlebar but I couldn't stand, and you imagine with all the climbs. So I started taking some painkillers. Plus on Saturday evening I couldn't sleep. I haven't slept at all, zero. I started with 0 hour of sleep. I had other plans. I had plans to race it, but I couldn't. And during the night, I took the phone and I read a message. A friend of mine crashed 5 hours before and died. Yeah, with a motorcycle in Como. I'm from Como, Lake Como. We were friends from the high school, so I was my head were somewhere else. So consider I arrived in Pasaya in the morning. It was 6 because I couldn't sleep at 4:30 in our hotel.
100 meters away there was a party, so I said, okay, I'll do it, let's see how it goes, and in the worst case I'll scratch. I mean, I came here for this, we organized everything for this, so and I said I'm gonna try. In Irati, when the storm hit, I was taking a Coke into the restaurant, and I went outside to take the money. Yeah, I went outside to take the money, and the hell happened. I was 40 at that time. I was super lucky. We asked, and they had rooms. I said, this is a signal, I'm gonna stay here, I'm gonna sleep, because otherwise I'm not gonna move tomorrow. I slept 7 hours with the other two guys, and from there I slept every evening trying to compensate. So I did it, but my idea was to race it, not. But yeah, at least I saw everything during the day. I'm super happy.